Se stai cercando un metodo per connettere fra di loro diversi tool, diversi software, sicuramente avrai sentito parlare di Zapier. Zapier è stato probabilmente il primo e sicuramente la soluzione più famosa per appunto connettere tra di loro diversi tool. Il problema, diciamo, di Zapier è che è abbastanza caro, lo è diventato sempre di più nel tempo, soprattutto se si vogliono svolgere un numero elevato di task oppure delle automazioni che prevedono più step. Nel video di oggi andiamo invece a vedere un altro software che è un'alternativa a Zapier. Si chiama Public Connect e in questo momento è anche in offerta lifetime. In ogni caso, se stai guardando il video quando l'offerta è scaduta, i piani annuali e mensili sono comunque più abbordabili del suo competitor più famoso. Se ti interessano questi argomenti, ti invito a iscriverti al canale Lifetime Deals Italia e alla community. Ti lascio il link in descrizione e adesso non ci resta altro che entrare nella dashboard di Public Connect e vedere come funziona. Eccoci qua all'interno della dashboard di Public Connect. Come puoi vedere è una dashboard molto semplice, cambiata nel tempo, il team è molto attivo e poi vedremo tutti gli sviluppi che ha avuto. Come prima cosa possiamo vedere i task che abbiamo acquistato, i task che abbiamo consumato, quelli che ci rimangono e soprattutto i task free che abbiamo consumato. Anche di questo ne parleremo dopo, però è molto importante sapere che con Public Connect molti task sono considerati free, sono considerati gratis a dispetto dei competitor che invece li fanno pagare o comunque li contano all'interno delle automazioni. Qua c'è una serie dei workflow che abbiamo creato. All'interno della tab workflow si può andare a modificare appunto il singolo workflow, il singolo procedimento di task. Su history possiamo vedere tutti i nostri task che sono stati svolti e anche quelli che magari sono, per esempio come questo, falliti. Una cosa che si può fare è andare a filtrare tutti i task che non sono arrivati alla fine per qualche motivo e farli rieseguire in modo automatico. Andiamo a vedere come si crea un workflow. Basta cliccare sul tasto blu, dare un nome e andare a scegliere le app che ci interessano. Quindi come primo step ci sarà un trigger. Quando questo succede, che cosa? Dobbiamo dire quale app, da quale software, da quale tool vogliamo far partire il workflow. Un esempio potrebbero essere i Google Sheet, io lo utilizzo abbastanza, oppure WooCommerce, a ciascun ordine fai succedere questo, o ad esempio Elementor, anche questo utilizzo. Se per esempio vogliamo integrare il form di Elementor con un autoresponder che non è integrato nativamente, possiamo usare Publi. Diciamo che le app qua sono più di 750 da cui poter scegliere e ne è un po' della tua fantasia, soprattutto delle tue esigenze, decidere quale utilizzare, ma le integrazioni sono veramente tante. La seconda cosa, ovviamente dopo aver scelto un trigger si dovrà scegliere un'azione e anche qui dovremo scegliere la nostra app. Interessante la possibilità appunto di inserire filtri, router, iterator, ritardo. Questi task sono dei task interni, quindi non sono considerati alla fine nel computo dei task totali che vengono consumati, mentre invece su, come abbiamo detto, dei competitor questi vengono considerati. Ora non entro più nel merito perché poi ognuno andrà a creare la sua automazione, se ne possono creare veramente tanti. Se hai bisogno di un'ispirazione puoi vedere il loro canale YouTube che ha più di 1000 tutorial e più di 1000 casi di utilizzo di questa app. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio qualcosa in più. Ecco, questo che abbiamo detto è molto importante.
zero charge, quindi non saranno contati tutti questi task che sono interni secondo Pabbly. Vediamo che ce ne sono dai più semplici come il ritardo ai più complessi come magari l'estrazione di JSON, email parsing, eccetera. Comunque tutti questi qua sarebbero da analizzare uno a uno, ma la cosa importante da sapere è che non vengono contati come task consumato. Ecco qua c'è anche l'esempio, un banale flusso dove il trigger può essere un webhook o qualsiasi cosa, perché comunque Pabbly lavora soprattutto con i webhook e non tanto con le API. Quindi nell'esempio abbiamo Integromat che per svolgere questo workflow consuma 3 task, Zapier che ne consuma 2 e invece Pabbly che ne consuma solo una. Questo è importante da tenere in conto quando si parla di prezzi, perché tutti questi software vengono venduti a un prezzo che si basa sul numero di task consumati. Ecco qua abbiamo detto si integra con più di 750 applicazioni, da CRM, dalle autoresponder, dagli helpdesk, dalle app di pagamento, tutti i form, Facebook, i social. Anche ultimamente stanno parlando molto di WhatsApp, anche se si deve passare attraverso un'app diciamo esterna che ha un costo mensile. Ecco qua più di 1000 casi di utilizzo che potete vedere all'interno del loro canale YouTube. Veniamo al dunque dell'offerta lifetime che c'è in questo momento. Sono tre. L'offerta standard con 3000 task mensili, 10 workflow a un prezzo di $150, 149. Raddoppiando i task mensili e le automazioni, i workflow, praticamente si raddoppia il prezzo e si possono ottenere fino a 10.000 task mensili con un numero illimitato di workflow per un pagamento di $447. Ricordiamoci che sono pagamenti lifetime, quindi una volta che avrai pagato questo prezzo non lo dovrai pagare mai più e avrai per sempre questo numero di task mensili. Vediamo ad esempio un competitor come Zapier. Zapier parte da un piano free, così come Pabbly Connect, potete anche provarlo free, dopo vi faccio vedere, vi metto il link in descrizione. Parlando di Zapier, vediamo come diciamo 3000 task al mese non ci sono, però già con 2000 task al mese staremmo parlando di un 42 euro al mese. Quindi come possiamo vedere i prezzi sono abbastanza alti e inoltre ci sono delle limitazioni per quanto riguarda Zapier, quindi se si vogliono avere tutte le funzioni bisogna poi andare ad acquistare delle licenze più avanzate. Chiaramente non a tutti servono queste funzioni, però diciamo che più o meno queste del piano professional o del piano starter servono a tutti. Ecco qua che anche il piano starter fino a 1500 task al mese siamo comunque a 33 euro al mese. Pabbly ha anche, come dicevo, dei piani mensili o annuali. Pagando 36 mesi in anticipo si ottiene il 50% rispetto al prezzo mensile. Parliamo di prezzi annuali, 12 mesi, si parte da $13 al mese, non euro, dollari, per 12.000 task mensili. E abbiamo visto che comunque facendo un'automazione su Zapier molto probabilmente, quasi sicuramente, andrai a utilizzare più task. Inoltre tutte le funzioni sono incluse all'interno di tutti i piani, quindi questo è molto interessante. Se vuoi vedere tutte le integrazioni che ci sono su Pabbly puoi andare a questa pagina che metterò il link in descrizione e sfogliare pagina per pagina. Comunque ogni giorno continuano ad aumentare le integrazioni. Come abbiamo visto, Pabbly Connect ha veramente tante possibilità di utilizzo, per cui non ho fatto un esempio specifico, ma se ti interessa in particolare
un'automazione o più automazioni, scrivimelo pure nei commenti e proverò a fare un tutorial apposito. Spero comunque che questo video ti sia stato utile e ci vediamo al prossimo tool. Ciao!